Io sono Hani e oggi vi parlo di queste calze del marchio Gata Miao. Adesso vado ad indossare queste calze, vediamo un po' come mi stanno. Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Glamissima, il primo canale di recensioni di intimo femminile, calze e collant. Io sono Hani e oggi vi parlo di queste calze che mi sono appena arrivate del marchio Gata Miao. Mi sono vestita così perché le calze sono, andiamole ad aprire insieme, eccole qua. Come potete vedere abbiamo un materiale, direi PVC. Adesso andiamo a leggere bene anche la confezione. Ecco, bellissime. Io adoro questi materiali qua, adoro il PVC, adoro il latex, ho tantissime cose come potete vedere di questo materiale, lo trovo molto sexy. Andiamo a leggere meglio la confezione. Allora, ecco qua dice che la taglia è una L. Ho preso una bella taglia lunga perché questo è un materiale è ancora peggiore delle calze dei collant normali. Già i collant normali prendono una L, ML. Questi è ancora peggio perché comunque sono come una seconda pelle, no? Quindi devono stare proprio precisi. Ecco, sulla confezione in realtà non c'è scritto altro, è molto minimal. Ho scritto solo che è fatto in Cina. È una taglia L, sì, effetto wet, effetto bagnato. Faccio vedere le calze anche qui da vicino. Ecco qua c'è il piede, le cuciture sono sulla coscia, ecco anche dentro si possono vedere le cuciture. L'odore è forte, classico odore del materiale in PVC, quindi un odore un po' sgradevole così a primo impatto. Bene, ho deciso quindi di abbinarlo a questo look. Vado come prima cosa ad utilizzare un prodotto che è fatto apposta per far risplendere appunto questo tipo di materiale qua, soprattutto per il latex. Infatti l'ho già fatto con la mia camicetta. Andiamo a fare questa operazione. Ecco, ne spruzzo un po' sopra. E serve appunto proprio per lucidare il nostro prodotto e renderlo ancora più accattivante. Il PVC è già abbastanza lucido di suo, ma il latex, quando non viene utilizzato, tende a diventare più opaco, ok? Quindi serve un attimino un aiutino per riaccendere il lucido. Ecco qua, il primo l'abbiamo fatto. Quando ero più ragazzina in particolare mi piaceva tantissimo andare alle feste un po' dark così, no? E quindi indossavo spesso questo tipo di materiale. Mi sono rimasti tantissimi vestiti, tantissimi outfit di questo tipo, che uno può comunque abbinare anche a una cosa più tranquilla, cioè uno può mettere tranquillamente la calza così in PVC con un abito di un altro tessuto per smorzare un po' la cosa e poterlo indossare anche in altre occasioni, ecco, non solamente alle feste un po' così sadomaso. Eccoli qua, adesso vado ad indossare queste calze e vediamo un po' come mi stanno.
Ecco il risultato, non è stato semplicissimo infilarle, devo dire la verità, probabilmente una taglia in più sarebbe stata meglio, perché comunque continuo a farmi un po' di grinze, non so, me l'aspettavo un pochino più liscia, ecco come calza, e soprattutto nella parte del piede, mi levo le scarpe così vedete meglio, non riesco a infilarlo proprio del tutto, cioè mi rimane, levo anche l'altra, mi rimane un po' il gonfiore di una parte che non è stata tirata bene, ecco vedete, qua, qui non so che cosa dovrei infilare, che più di così non va, Ora io ho anche il piede grande, ho un 41, 40-41, quindi e di qua ancora peggio, mi è rimasta proprio tutta questa parte fuori. E poi ecco, cioè il piede risulta comunque una forma squadrata, invece dovrebbe essere più stondato, ecco, se no per forza di cose rimane un triangolino fuori. Dovevano farlo un pochino meglio con forma forse. Quindi sì, magari prossimamente proverò a ordinare una calza XL e vediamo se va meglio come misura. Però ecco, lo trovo veramente difficile da far scivolare. A volte, sempre con il latex e questi materiali qui, si usa del borotalco per far scivolare meglio il tessuto, cosa che io al momento non ho, perché sinceramente non ho mai avuto difficoltà ad infilare i vestiti, però con le calze evidentemente serve, e quindi consiglio o borotalco, se no potrei provare con della farina da cucina, non lo so che cosa viene fuori. Però sicuramente il borotalco è l'elemento giusto da utilizzare, ecco, con la farina non lo so, possiamo provare, ma non so che risultato posso ottenere. Beh, proviamo anche a vederlo in piedi. Allora, in piedi la sento molto stretta qua, tiro un po' sulla gonna così magari vedete meglio, ecco. La trovo molto stretta qua nella parte della coscia, oltre che ha un aspetto estetico, ecco, che fa un po' effetto salsiccia, però anche come comodità la trovo molto stretta, quindi non il massimo. Continua ad uscirmi questa parte qua delle dita che avanzano, cerco di nasconderlo in tutti i modi, ma mentre cammino ovviamente muovendomi torna fuori, quindi anche un po' di difettucci li fa, onestamente. Come abbinamento sarebbe bellissimo, ma i difetti ci sono. Il colore comunque lo trovo molto bello. Proviamo a fare un altro abbinamento. Io ho un altro abito, sempre in latex, bellissimo abito, mini abito con la cerniera davanti. Proviamo a fare quest'altro abbinamento. Eccomi con il secondo cambio, ho fatto sempre l'operazione qua di lucidatura, ok, sul vestito. Anche questo è in latex, vedete che bell'effetto lucido che fa, è veramente uno dei miei materiali preferiti. Anche con questo cambio mi piace molto l'abbinamento. Chiaramente rimangono i soliti problemi nella calza, perché cambiamo l'outfit ma la calza rimane con gli stessi difetti. Quindi vediamo il piede, questa cosa qui. Qua in realtà il piede tornerebbe anche bene, perché non so se riuscite a vedere che fa un, diciamo, proprio segue la forma del tallone la cucitura, quindi
In realtà la lunghezza del piede va anche bene, però avanza tantissimo qua sulle dita. Idem da quest'altro lato. La cucitura finisce qua, però avanza. Quindi purtroppo abbiamo parecchie pieghe e tessuto che avanza. Vediamolo anche in piedi. Ecco, anche questo vestino comincia ad andare un po' stretto, l'avrò acquistato io penso una quindicina di anni fa, quindi è un miracolo già che ne stia ancora. Però vedete la differenza? Il vestito, nonostante che sia una seconda pelle veramente, perché mi sta proprio al pelo, non fa i salsicciotti. Ok, anche questa zona qua mi va molto bene, in questa zona qua mi va molto bene. La calza invece stringe ed è molto scomoda. Anche qua, in questa seconda volta, il piede continua a fare questo verso qua che devo rinfilare dentro pezzi che avanzano, però muovendosi chiaramente risbucano fuori. Siamo arrivati ai saluti finali. Che dire, sicuramente proverò a riordinare il capo di una misura più grande per vedere se riesco ad eliminare questi difetti di cui abbiamo parlato. Se così non fosse, purtroppo devo dire che il capo è fatto male e quindi magari proverò con un altro marchio, però questo lo trovo abbastanza inutilizzabile, ecco, perché è proprio scomodo, mi va stretto e poi è brutto da vedere che avanza tutto questo tessuto sul piede. Niente, ci abbiamo provato ragazzi, era un po' difficile, ho sempre avuto questo, come dire, questo desiderio di provare le calze, solo che avendo comunque le gambe così particolari, così muscolose, avevo paura di provare, ecco, per quanto riguarda la taglia così, quindi abbiamo capito che questo modello, quantomeno nella taglia L, non fa per me, proveremo se trovo una XL. E vi ricordo, se volete comprare capi di questo tipo, di utilizzare un liquido apposta per farli scintillare a dovere, ok? E anche di munirvi di borotalco, così non state 7 ore a cercare di far sgusciare le calze e gli abiti. Io vi aspetto sempre qui sul canale di Glamissima, su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Patreon, dove troverete tantissimi video esclusivi, tantissimi contenuti esclusivi, e anche su Telegram con tutte le anticipazioni. È arrivato anche il mio cagnolino che vi saluta. Alla prossima, ciao!